Oggi sono con il mio ombrello parasole senza il quale morirei. Sono 34 gradi e devo assolutamente trovare rifugio da qualche parte o mi sciolgo. Ho trovato sempre nella zona di Myeongdong questo caffè dei fumetti e ho deciso di entrare e di vedere com'è all'interno. All'entrata subito c'erano tutti gli armadietti dove poter riporre le proprie scarpe prima di entrare nello spazio comune. Ho preso le ciabatte e me le sono messe. Sulla parete poi c'erano scritte le diverse regole. L'entrata è permessa a chi ha più di 5 anni, è vietato correre o fare troppo rumore, non si può portare il cibo da fuori e nemmeno gli animali. Quindi sono andata al bar, mi hanno assegnato la stanza e in base al tempo che trascorre lì dentro c'è una diversa tariffa con la bevanda compresa. Hanno anche il cibo all'interno e si paga tutto all'uscita. Ed eccola la mia stanza, la numero 1, con il menù, il ventilatore e anche le prese per poter ricaricare il telefono. Sono tutti spazi semiaperti e dietro di me c'era un'altra stanza simile con altre persone che chiacchieravano. Si possono prendere in prestito i libri, i fumetti, ma anche i giochi da tavola. Ci sono poi altre stanze con le televisioni con Netflix o altre con la Nintendo Switch per poter giocare insieme. Infatti ho notato che c'erano un gruppo di bambini che giocavano a Roblox e facevano un casino bestiale. Tuttavia, a me interessavano soprattutto i fumetti e quindi vado alla ricerca nell'area dei manga. Ed eccola qua, una libreria intera sia di fumetti che di webtoon. I webtoon sono fumetti che vengono pubblicati online e in Corea sono particolarmente famosi. Purtroppo però i fumetti che hanno sono tutti in coreano, ma non so se in futuro si forniranno anche di quelli in inglese. Vediamo che cosa c'è di bello da poter leggere. E ho trovato una collezione enorme di One Piece e adesso prendo il numero 1 e me la porto nella stanza. Onestamente mi sono molto divertita a leggere il fumetto in quella stanzetta bevendo il tè freddo. C'era un po' di confusione perché il caffè era pieno e c'erano molti bambini, ma alla fine ho passato un'oretta rinfrescandomi e vedendomi alcuni dei fumetti che conosco. Mi sono poi sorpresa come i libri siano ben tenuti, in realtà, senza scarabocchi, senza pagine strappate, veramente quasi come nuovi. Ho trovato ovviamente la collezione di Naruto e poi, poco più là, anche quella di Conan. Ma, abbassando lo sguardo, ho trovato il mitico Dragon Ball con Goku che cavalca il drago Shenron. No, sono troppo emozionata. Voglio tornare alla mia tana e ammirarmelo da sola. Mi ricordo quando andavo alle scuole medie e tornata da scuola mi guardavo ogni puntata sulla TV. Non avevo mai visto il manga in sé per sé e trovarmelo in questo caffè è stata proprio un'emozione. Purtroppo ho solo un'ora di tempo e quindi devo andare. Sono tornata al bar, ho pagato tutto, mi sono rimessa le scarpe e sono tornata per le strade della città con il mio tè alla pesca. Ciao a tutti, al prossimo video!